Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Ammiraglio Gaming e oggi cominceremo una nuovissima avventura sul mio canale, un'avventura straordinaria, un'avventura Pokémon. Sul mio canale c'è Seafight, che è la serie principale, che continuerà ad andare avanti in lingua inglese come sempre, quindi so che molta gente che mi segue soprattutto e specialmente per Seafight. Però volevo anche portare dei giochi diversi, avevo pensato a diversi gestionali che avrei potuto portare, cercavo un gioco autoconclusivo, qualcosa da fare, una miniserie, e ce n'erano tanti giochi papabili. Però ho scelto questa versione di Pokémon Rosso, quella originale del Game Boy Color 1999-2000, insomma quando l'ho giocata che ero bambino, proprio perché chi ha visto la mia presentazione sa che da qui tutto è cominciato, quindi c'erano giochi più carini, più evoluti, con grafica più bella, c'era di tutto che si poteva scegliere. Ho scelto questo è l'inizio di tutto e volevo che fosse l'inizio anche sul mio canale, quindi spero che possiate divertirvi insieme a me a rivivere questa emozionante avventura con Pokémon Rosso. Direi che possiamo cominciare. Come prima cosa ci mettiamo la velocità del testo a 3 in modo da andare un po' più spediti e facciamo un nuovo gioco. Ciao a tutti, benvenuti nel mondo dei Pokémon. Mi chiamo Hulk, però la gente mi chiama professore dei Pokémon. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Per alcuni Pokémon sono piccoli amici, altri li usano per lottare. In quanto a me, lo studio dei Pokémon è il mio lavoro. Ok. Però prima dimmi come ti chiami. Ok. Allora, visto che Ammiraglio non ci sta, mettiamo Manuel. Ma... ok. Bene, il tuo nome è Manuel. Questo è mio nipote, è stato tuo rivale fin da quando eri bimbo, ok? Potresti ricordarmi come si chiama? Professore, quanti nipoti ha mai? Cioè, non si ricorda neanche il nome di suo nipote. Un applauso, complimenti. Allora, come nome direi che Gary va più che bene, è il classico nome della serie, ci mancherebbe. Ah sì, ora ricordo, si chiama Gary. Buongiorno, buongiorno. Manuel, la tua leggenda nel mondo dei Pokémon sta per iniziare. Ti aspetta un mondo di sogni e avventure con i Pokémon. Andiamo. Ok. Allora, tutto ha inizio in questa bellissima e spaziosissima cameretta di Ash che era intento a giocare al Super Nintendo. Qui c'è il suo lettino, un tavolino, il computer a cui direi che ritiriamo subito la pozione che ci farà comodo, non c'è altro da ritirare, e scendiamo le scale e andiamo a trovare la mamma che vive perennemente a tavola praticamente. Mamma, ascolta, prima o poi tutti i giovani vanno via di casa, lo dice anche la TV. Il nostro vicino professor Oak ti sta cercando. Beh, se lo dice la TV direi che possiamo tranquillamente andarcene, anche nella serie Ash viene lasciato andare. Senza tanti problemi, senza tanti pensieri, no? In giro per il mondo, ci mancherebbe. A 10 anni chi è che non lo fa? Sono l'assistente del professor Oak, anch'io studio i Pokémon. Ok. Sono l'assistente del professor Oak e anch'io studio i Pokémon. Stupendo, fantastici, proprio la fantasia dei dialoghi era così, però il professor Oak è un'autorità in fatto di Pokémon, è molto stimato dagli allenatori di Pokémon. Gary, ciao Manuel, il nonno ora non c'è. Vabbè. Ok, sappiamo tutti in realtà che dobbiamo andare nell'erba alta e lui verrà a pescarci praticamente perché è pericolosissimo nell'erba alta. È pericoloso nell'erba alta, vivono Pokémon selvatici. Hai bisogno di Pokémon tuoi che ti proteggano, fidati di me. Seguimi. Andiamo.
Ok, qua praticamente va da solo il Game Boy. No, non ne posso più di aspettare. Gary, fammi pensare. Ah, ora ricordo, ti ho chiamato io, un momento. Guarda, Manuel, ci sono 3 Pokémon qui. Sono dentro le Pokéball. Da giovane ero un allenatore di Pokémon davvero in gamba. Ora che sono vecchio me ne sono rimasti solo 3, ma puoi sceglierne uno. Ehi, nonno, e io? Un attimo di pazienza, Gary, ce n'è uno anche per te. E qui ci troviamo davanti alla scelta più difficile che un bambino di 10 anni, quale ero nel 2000, si poteva trovare a affrontare, no? Abbiamo Charmander, Pokémon di fuoco, poi c'è Squirtle, il Pokémon d'acqua, no, oppure Bulbasaur, il Pokémon seme, il Pokémon erba veleno. Allora, adesso qualunque Pokémon io vada a scegliere sicuramente farò triste qualcuno, felice qualcun altro, quindi io negli anni 2000 avevo scelto, forse anche perché la schedina era di Pokémon rosso o perché Charizard ha un fascino superiore rispetto agli altri, almeno per quanto mi riguarda, io avevo scelto Charmander, che non è la scelta più felice per affrontare la sfida, perché probabilmente con Bulbasaur si farebbe l'avventura molto più facilmente, o con Blastoise si avrebbe più chance di battere il rivale, ma io avevo scelto Charmander e Charmander vado a scegliere anche per questa avventura. Allora vuoi Charmander? Certo che lo voglio, sì. Questo Pokémon ha veramente molta energia, me l'avrebbe detto qualunque Pokémon avessi scelto. Vuoi dare un soprannome a Charmander? No. Io non do mai soprannomi ai Pokémon, è un'abitudine. Io mi prendo questo, ci mancherebbe che lui non prende quello che dovrebbe batterci, ok? Subito, guerrafondaio, questo qui, andiamo, ci vuole sfidare. Ed eccoci qui alla nostra prima sfida Pokémon contro un allenatore scarso, diciamolo pure. Adesso andiamo a batterlo, però bellissime le immagini dei Pokémon, proprio che quanti ricordi. Direi che noi andiamo subito a picchiare di brutto, guarda, proprio brutto colpo al primo colpo. Lui ci toglie 4 e noi direi che lo picchiamo di più. Speriamo faccia qualche colpo coda, perché sennò... Eccolo qua, bravissimo, che fa colpo coda. Andiamo avanti a picchiarlo. Addirittura ha fallito colpo coda, cioè proprio sfortunato e scarso. Abbiamo vinto la nostra prima sfida Pokémon. Praticamente è l'unica chance che aveva di batterci Gary, era oggi e non ce l'ha fatta e ci spiace per lui. Manuel ha battuto Gary. Cosa? Non può essere, era il Pokémon sbagliato. Sì. Allenerò il mio Pokémon per rinforzarlo. Nonno, Manuel, ci vediamo dopo. Va bene. Ok, adesso andiamo anche noi e puntiamo alla prima città, che è Smeraldopoli. Ok, nell'erba alta incontreremo Pokémon. Adesso magari la prima sfida la possiamo anche fare dopo tutto quello che è la parte di fare esperienza e alzare il livello dei Pokémon. La farò off camera per evitare di allungare troppo i video, di farli troppo noiosi, quindi terremo nella serie solo le parti principali della storia e tutto il resto lo farò da solo. Ok. Quindi anche qua cerchiamo di passare nel prato, ma insomma non sfiderò tutti i Pokémon, ecco. Ciao, lavoro in un Pokémon Market, abbiamo prezzi buoni, vieni a trovarci a Smeraldopoli. Tieni, ti do un campioncino qua. Manuel riceve la pozione. Ti ringrazio tesoro, certo che veniamo al tuo centro commerciale. Anche perché ce n'è uno solo in ogni città e quello è. I prezzi sono uguali dappertutto, però aspetta che parliamo anche con lui. Va. Vedi quei cespugli lungo la strada? Fa un po' paura, ma li puoi saltare. Così puoi tornare a Biancavilla più rapidamente. Ok, sì.
Qui abbiamo un bellissimo Rattata. Beh dai, già che ci siamo, facciamo fuori anche Rattata, che dite? Ok. Questo Rattata è andato giù un po' facilmente. Ok, siamo già a livello 7, pian pianino. Ok. Adesso qua si potrebbe esplorare tutta la città, non lo facciamo, io do per scontato che tutti praticamente sulla faccia della terra abbiano già giocato a Pokémon accanto, quindi non stiamo a diventare matti su queste cose, andiamo un po' più spicci su quella che è la trama e la storia del gioco, ok? Sappiamo tutti che dobbiamo andare al centro commerciale e incontrare... Ehi, arrivi da Biancavilla, vero? Sì. E conosci il professor Oak, vero? Sì. È arrivato quello che aspettava. Glielo puoi portare tu? Manuel riceve il pacco per Oak. Praticamente Oak già aveva ordinato su Amazon ancora prima che Amazon decidesse di esistere, quindi... Cioè, quanto era avanti questo gioco? Ok. Portiamolo al professore. Seguiamo il consiglio del tizio di prima e saltiamo tutto il prato così. Qua sicuramente ci mancherebbe al primo filo d'erba, abbiamo ritrovato un Pokémon, benissimo. Ma sai che vi dico, ci battiamo anche questo Rattata, perché no? Ok. Facile, facile proprio. Molto, molto bene. Ok. Andiamo dal professore. Quanto sono belline anche le musichette che ci sono in sottofondo. Allora, devi avere talento come allenatore di Pokémon. Praticamente abbiamo fatto 2 sfide, abbiamo battuto 3 Pokémon, ma lui ha già capito che noi siamo eccezionali. Si vede che è un bravo professore. Consegniamo il pacco. Le Pokéball speciale che ho ordinato, grazie. Gary, sempre rompiscatole, che ci mancherebbe che non è sempre tra i piedi. Perché mi hai fatto venire? Ah sì, devo chiedervi un grosso favore. Là sulla scrivania c'è una delle mie invenzioni, il Pokédex. Registra automaticamente i dati dei Pokémon visti e presi. Una specie di enciclopedia. Ok, Manuel e Gary. Portate con voi questi. Manuel riceve il Pokédex, ok. Realizzare una guida completa di tutti i Pokémon del mondo era questo il mio grande sogno. Ma sono troppo vecchio ormai, allora voglio che siate voi a realizzarlo. Avanti allora, datevi da fare. Sarà un grande contributo per la storia dei Pokémon. Perfetto, non lascia freno. Vabbè, è sempre pieno di sé questo ragazzino, gli faremo passare. Prenderò la mappa delle città di mia sorella. Le dirò di non prestartela, Manuel. Ridi poco perché tanto adesso noi passiamo da tua sorella e ce la prendiamo tranquillamente. Non è che perché lui è un ragazzino così, sua sorella è migliore. E vediamo. Il nonno ti ha chiesto di fargli un favore? Tieni, ti sarà di aiuto. Manuel riceve il mappa della città. Ok. Allora, passiamo un attimo dalla mamma, che sarà sempre qui alla tavola. Ma se ci parliamo, visto che a Biancavilla non c'è un centro Pokémon, sarà la mamma a curarci i Pokémon. Ok. Torniamo a Smeraldopoli e diamo un'occhiata in giro. E soprattutto andiamo a prendere un po' di Pokéball per catturare il nostro primo Pokémon. Pidgey potrebbe essere anche un bel Pokémon da portarci dietro.
io l'avevo catturato a suo tempo, un bel Pidgey. Può essere interessante, è veloce, è un bel Pokémon. Adesso non abbiamo Pokéball, quindi per intanto lo facciamo fuori senza troppi complimenti. Ok, allora, prima cosa andiamo a comprare dei Pokéball. Salve, posso essere... certo che puoi essermi d'aiuto. Pokéball, allora abbiamo 3175, direi che ce ne prendiamo un 13, ma sì, sì. E ci compriamo anche 3 antidoti che non si sa mai più avanti per l'avvelenamento. Antiparalisi, antiscottatura direi assolutamente no. Ok. Chiaramente il mio scopo su questa versione qua non è catturare tutti e quanti i Pokémon, perché se giochiamo solo la versione Pokémon rosso non possiamo tenerli tutti, ci sono alcuni Pokémon specifici. Quindi sì, cattureremo qualcosa, ma lo scopo è andare avanti nell'avventura più che catturarli tutti. Qui ci sarebbe un tizio con cui parlare, ma questa piantina ci serve taglio. Qui a sinistra c'era la strada per andare alla Lega Pokémon, però mi ricordo che in questo prato c'erano Pokémon interessanti che non c'erano da altre parti. Esatto, Nidoran. E io direi che un Nidoran ci sta sempre. Un Nidoran maschio, perché no? Un bel Pokémon veleno. Ora l'abbiamo proprio picchiato malissimo. Proviamo un altro graffietto. Speriamo di non fare critico perché sennò... Ok, va, perfetto. E direi che ce lo catturiamo. Qua... Qui nel Game Boy tutti sanno che bisognava spammare la lettera A. Chi è che non l'ha fatto? Alzi la mano. Non serviva niente, però tutti sappiamo che serviva tantissimo spammare. In questo caso non ho dovuto fare grandi sforzi, anche perché siamo sul computer. Ma se avessi avuto il Game Boy avrei spammato come ci fosse un domani. Ok, abbiamo un bellissimo Nidoran maschio. Vuoi dare soprannome? No, non gli voglio dare soprannome. Vediamo se c'è qualcos'altro, non mi ricordo onestamente. Ok, no, sembra che Nidoran sia il piatto forte di questo prato. Comunque è resistente, è un bel Pokémon. Quanto era bello avere l'accoppiata Nidoking e Nidoqueen, per dire, no? Cioè, sono quelle cose che fanno piacere, almeno al ragazzino di 10 anni a me piaceva tantissimo, come l'accoppiata Butterfree e Beedrill. Ok. Non mi ricordo se qua c'era anche Nidoran femmina che si poteva trovare. Uno Spearow. Ma per non saperne leggere né scrivere comunque ce lo prendiamo. Adesso Pidgey è meglio di Spearow secondo me. Però, intanto catturiamo, dai, abbiamo 13 Pokéball, possiamo anche catturare qualcosa, no? Beccato. Altrimenti... Dopo, chiaramente non tutti i Pokémon che catturiamo adesso ce li porteremo avanti fino alla Lega, no? Però qualcosa dobbiamo pur catturare. Ok. Spiro, Pokémon uccellino, vuoi dare il soprannome a Spiro? No. Eccolo qua, Nidoran femmina. E direi che ci catturiamo anche Nidoran femmina perché Nidoqueen mi piace tantissimo come Pokémon. E quindi ce lo catturiamo. Ovviamente non porteremo alla Lega Nidoking e Nidoqueen perché sarebbe un doppione di tipo veleno che non ha senso di esistere. Però è anche vero che può essere utile all'inizio come Pokémon. Però già il fatto che ci ha rovinato una Pokéball, questo non mi fa molto piacere.
Qui forse bisognava veramente spammare la lettera A su Pokémon, è così sul Game Boy. Ok, Nidoran. Io penso che non ci sia altro in questo prato. Per scrupolo ci guardiamo un altro po', che ci mettiamo qua sul bordo, così poi ce ne andiamo. Ok, no, c'è il Nidoran. Benissimo, proviamo a batterlo. Ruggito. Ok. Adesso passiamo un attimo al centro Pokémon, andiamo a catturarci anche un Pidgey e un Rattata, direi. Cerchiamo di catturare qualcosa di utile comunque per le prossime palestre, anche perché la prima palestra sappiamo che tutti che è la palestra di Brock con Charmander è un pochino dura, quindi cerchiamo di avere una squadra abbastanza a posto. Intanto abbiamo già 4 Pokémon, se prendiamo Pidgey e Rattata sono 6. Abbiamo già fatto praticamente la squadra al completo, no? Allora andiamo qua nel primo prato. Qua non mi ricordo, penso che ci fossero solo Pidgey e Rattata in questo. Speriamo non al 2, non al 2, al 3, dai, va bene. Perfetto, poi Pokémon, che bravo che non ci fa neanche male. Almeno che non gli facciamo il crit, perfetto, guardate che perfezione. Pokéball. Ok. Quindi il Rattata è preso, aggiornamento. Pokémon Ratto, ok. Vuoi dare il soprannome? Assolutamente no. E abbiamo il nostro Pidgey. Livello 3. Tutti livello 3 praticamente abbiamo preso, non siamo molto fortunati. Potevamo già trovarli al 4, ma... Aia, questo gli ho fatto malissimo, mi sa che... Proviamo a vedere se entra così, perché con un altro graffio lo ammazzo. Qui andrebbe spammato, ma invece è entrato bene. È entrato bene. Niente soprannome Pidgey. Ok, possiamo andare. Ok, andiamo qua nel centro Pokémon, ci curiamo tutta la nostra squadra. Abbiamo una squadra di 6 Pokémon straordinarie, comunque come prima puntata direi che ci siamo. Diamo un'occhiata, che tasto si bisogna usare, mi sfugge, ok, Pokémon. Abbiamo un bellissimo Charmander, un Nidoran maschio, uno Spiro, un Nidoran femmina, un Rattata e un Pidgey. E direi che con questa salviamo, assolutamente salviamo. Abbiamo giocato circa 20 minuti, direi che va benissimo per questa prima avventura. Nella prossima avventura andremo al Bosco Smeraldo, intanto alleno un pochettino i Pokémon per arrivare un pochino più pronto anche alla palestra successiva e per passare il Bosco Smeraldo senza grossi problemi. Per oggi è tutto, vi do appuntamento al prossimo episodio, alla prossima puntata di questa serie straordinaria. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, di dire la vostra. Mi fa molto piacere se la community interagisce con me. Vi saluto e a presto. Ciao!